Ciao a tutti, sono Venanzia Rizzi e da 30 anni vivo ad Oulu, nel nord della Finlandia. Alle mie spalle potete vedere il mio cottage che ho progettato e realizzato circa 15 anni fa ed è il luogo in cui adoro trascorrere il mio tempo libero, in stretto contatto con la natura e magari in compagnia di un buon libro o perché no pescando nelle ricche acque del fiume Sikajoki che ora vedete nello stato avanzato di disgelo e sono felice di condividere con voi la mia storia. La mia vita in Finlandia è iniziata nel lontano 1994. All'epoca, perché mi sembra in effetti di parlare, sono passati quasi 30 anni, studiavo al Politecnico di Torino architettura e nell'ambito del programma di studi c'era la possibilità di fare un Erasmus, un progetto Erasmus all'estero. E siccome mi interessava particolarmente l'architettura di Alvar Aalto, mi aveva sempre affascinato questo architetto finlandese, decisi di fare l'Erasmus in Finlandia. E quindi nel 94, all'inizio dell'anno accademico, mi trasferì in questa cittadina del nord della Finlandia, Oulu, e da allora insomma sono abbastanza rimasta legata a questa città. E la facoltà di architettura è una facoltà piccola ma molto ben strutturata, insomma bellissimo, ho conosciuto tantissime persone, tantissimi amici che insomma ancora oggi posso ritenere tali, ecco, se non nella mia stretta cerchia di amicizie. Sono due paesi diversi tra loro, la Finlandia e l'Italia. La parte diciamo più affascinante della Finlandia è la sua natura che mi ha praticamente travolto, dalle aurore boreali del freddo e lungo inverno al sole di mezzanotte delle lunghe estate finlandesi. Al contrario diciamo del costruito, del tanto costruito che c'è in Italia e soprattutto a Matera, insomma se vediamo i sassi, ecco sono due mondi totalmente diversi. Però la verità è che sono rimasta in Finlandia per motivi personali, perché ho conosciuto mio marito e quindi poi ho messo su famiglia in Finlandia, siamo rimasti su. Ecco, questa è la verità. Oltre, diciamo, ad essermi affermata professionalmente come architetto, ma anche come imprenditore o imprenditrice, sì, quest'anno, in febbraio, ho avuto una nomina molto speciale che è quella di console onorario per l'Italia in Finlandia. Questo è stato un riconoscimento veramente che mi ha dato tanta soddisfazione. Ho sempre mantenuto un legame molto forte con la mia terra e con Matera e la Basilicata in particolar modo. Quando sono stata poi nominata console, a maggior ragione ho giurato di prestare diciamo, questo servizio maggiore sia per i cittadini italiani che sono residenti in Finlandia o solo di passaggio, ma anche di creare nuovi ponti tra l'Italia e la Finlandia. Voglio ricordare che nel lontano 2010 avevo partecipato e anche coordinato questo gemellaggio tra la città di Oulu e la città di Matera, che devo dire la verità adesso si va a rinforzare in febbraio quando una delegazione materana verrà su e l'idea è proprio quella di creare nuove opportunità per le aziende materane, per i materani in generale, sia dal punto di vista culturale ma soprattutto anche dal punto di vista imprenditoriale, che per i finlandesi che avrebbero intenzioni magari di, non lo so, di investire in Italia, in questa nostra area. È molto importante cercare di conoscere a fondo le due realtà, per capire poi quali possono essere i punti di incontro dal punto di vista appunto imprenditoriale, di opportunità. Una cosa che per esempio una cosa su cui ha puntato molto la Finlandia è appunto la transizione ecologica, è già da tantissimi anni, per dire la raccolta differenziata o altri tipi di investimenti nel settore diciamo ecologico e verde sono stati sempre molto, molto forti. Ritengo che questo possa essere un punto di incontro perché in Italia diciamo, c'è stata una lentezza in questo. Adesso noto che anche l'Italia sta prendendo insomma, il volo in questo senso, però mettere a confronto diciamo, queste due realtà, questi due modi di approcciarsi al mondo imprenditoriale secondo me è soltanto positivo e può creare veramente delle sinergie importanti. Allora, io
ritorno tutti gli anni a Matera, non una volta, ma se posso 2 o 3 volte, perché il legame è molto forte, oltre che naturalmente con la terra in sé, perché io adoro questa città. Possiedo anche, diciamo, dei terreni che ho avuto in eredità da mio padre, e ogni volta che torno in questa città, in questa terra, devo proprio girarla. Io non lo so, devo respirare proprio quest'aria che c'è dalle nostre parti. E poi il legame molto forte con la mia famiglia e i miei amici, quindi sì, io adoro tornare qua e penso di averlo dimostrato negli anni, perché solo tranne l'anno in cui c'è stato il Covid, quindi il lockdown, che non sono potuta venire, altrimenti sono venuta tutti gli anni e anche più di una volta. Cos'è che ti manca di più quando sei lì? Vabbè, a parte la famiglia ovviamente, gli affetti che sono, diciamo, per me veramente importanti, ma mi manca un po' tutto, devo dire, anche il cibo italiano e materano, quello, insomma, con il quale sono cresciuta, ecco, perché le abitudini anche alimentari ho dovuto in qualche maniera cambiarle e adattarle ai luoghi in cui vivo. Per carità, senza nulla togliere alle squisitezze, alle bontà dei luoghi di adozione, però ecco, i sapori che provo qua, sia del cibo che dei vini, insomma è diverso. Ci sono delle tradizioni importanti, a parte per esempio proprio delle festività che sono prettamente italiane, sia legate proprio alla nostra Repubblica, per dire il 25 aprile o il 2 giugno, la festa della Repubblica, che insieme agli altri italiani noi festeggiamo su in Finlandia, perché lo sentiamo, ecco, questo richiamo. Poi, per dire, anche la festa dell'Immacolata Concezione, che è tutta italiana, cattolica, legata alla nostra religione, la festeggio in Finlandia con la mia famiglia, quindi io l'albero di Natale per tradizione lo addobbo per l'8 di dicembre, e questo per esempio i finlandesi mi chiedono: ma così presto? E io devo spiegare perché. Tutti i miei amici ogni volta mi chiedono delle ricette, qualcosa legato alla pasta, più che alla preparazione della carne, anche alla selvaggina, perché ci sono modi diversi di prepararla. Là la caccia è molto, molto diffusa, però hanno modi, non lo so, magari solo l'arrosto, quando noi abbiamo ricette molto più legate alla tradizione mediterranea, col pomodoro, che ne so, la cacciatora, ecco. Quindi sì, anche queste tradizioni culinarie ho cercato in qualche maniera di esportarle. Io, diciamo, sono sempre stata abbastanza coinvolta, perché quando c'è stato qualche progetto in cui si è avuto bisogno di un partner europeo, sono stata contattata dagli italiani, materani in particolar modo, e quindi ho cercato di creare appunto questa rete necessaria per poter portare avanti determinati progetti. Non so se qualcosa in particolar modo, ho creato dei programmi, dei progetti Erasmus tra le scuole finlandesi e le scuole materane, ecco, sono stata contattata anche per quello, anche le scuole professionali, il liceo eccetera, ma il Conservatorio di Matera per esempio è stato un oggetto, diciamo, di scambio tra i due paesi. Non lo so, credo di essere stata abbastanza coinvolta e di aver dato anche la mia disponibilità in questo senso, insomma, mi sono messa in campo. Costruire la rete è importante, perché così si possono dare opportunità a tutti, anche ai lucani che hanno bisogno in qualche maniera di creare, non lo so, creare impresa o cercare un lavoro all'estero. Molte volte mi sono venute delle richieste di italiani che hanno bisogno magari di lavorare, e ho cercato di mettere in contatto con le persone più adatte, ovviamente legate al loro campo di lavoro, insomma, alla loro professione, anche nel campo dell'insegnamento proprio di recente, o nel campo del turismo per esempio, perché in Finlandia c'è una grossa carenza di personale nel campo nel settore alberghiero o nel settore anche della ristorazione. C'è tantissimo turismo, c'è tantissima richiesta, ma non c'è personale. Quindi quando mi chiedono, dico: se avete intenzione di fare un'esperienza lavorativa in questo campo, certamente potete contattare determinate persone.
È cambiata tantissimo, da Matera che insomma si è resa sempre più bella e più famosa anche nel mondo. Prima quando mi chiedevano le persone di dove sei, io dicevo Matera, ma dove si trova? Io dicevo vicino, è in Basilicata, è al confine con la Puglia, vicino Bari, a 300 km da Napoli. Oggigiorno è diverso, è cambiato. Quando dico Matera, ah sì, Matera, bellissima, una città splendida. Credo che la nomina Capitale Europea della Cultura sia stato veramente un trampolino di lancio in più per Matera. E poi anche questi film che vengono girati qua a Matera hanno dato un input in più alla sua fama. Tutti mi parlano di questa Tataranni, questa Imma Tataranni, e poi viene la domanda che segue, ma anche tu sei un po' come lei? O dei commenti che trovano magari delle similitudini, si sorride, però ecco, è veramente cambiata la città, si è riempita Matera di ristoranti, negozi di artigianato, ecco, l'ho trovata in questo senso molto, molto cambiata. Sì, la Basilicata è ricca, anche questa è una cosa che molti non sanno, la Basilicata è ricca di bellezze naturali, abbiamo dei parchi stupendi, abbiamo l'Appennino Lucano che veramente fa invidia ad altri posti o quantomeno compete in bellezza, e quindi io suggerisco anche di fare un giro in tutta la Basilicata. I nostri comuni sia della provincia di Matera ma in generale sono molto caratteristici, per cui, e devo dire che agli stranieri non piacciono tantissimo le grandi città. Io credo che proprio il richiamo in questi luoghi più spontanei, anche così di architettura spontanea, molto caratteristici, sono forse quelli che hanno un impatto maggiore diciamo, nell'apprezzare il territorio italiano. E poi ogni volta dico, non visitate solo il nord dell'Italia, che sicuramente è molto più noto, ci sono città d'arte famosissime in tutto il mondo, ma il sud Italia ha tantissimo da offrire in questo senso, quindi, e poi magari fare delle passeggiate anche in bicicletta. Adesso so che ci sono tantissimi percorsi cicloturistici in Basilicata, per cui ecco quello, e lo fanno, tantissimi amici che vengono e lo fanno. L'auspicio più grande che posso fare per la mia terra è che possa continuare, ecco, a crescere, ma mantenendo sempre questo legame con le proprie origini. La nostra civiltà locale è comunque legata anche alla terra, io spero che non la si abbandoni e che non cresca in quel senso, diciamo, non sia troppo urbanizzata, perché secondo me questa terra, quando vedo per esempio questo bellissimo panorama da questa finestra, è legata anche a quello. I nostri sassi sono splendidi in questa città, c'è tant'altro ovviamente da scoprire, però ecco questo io spero, che adesso noto che c'è tantissimo turismo, circolare nelle strade del centro diventa un po' più difficile perché c'è più calca di gente, però ecco che non si perda questo, che si rimanga comunque legati alla semplicità che caratterizza un po' noi lucani. Seguo sempre le notizie su Matera e sulla nostra zona qua in Basilicata, quindi mi tengo aggiornata. Poi grazie a Dio attraverso i social c'è tantissima informazione, faccio parte di gruppi anche su Facebook, gruppi legati alla Basilicata, a Matera, se di Matera sé per dirne uno, o altri della Basilicata in sé, e quindi cerco sempre, questo legame con la mia terra è sempre molto forte. E mi sento italiana, mi sento lucana e mi sento materana, cioè non so, ogni volta dipende dai vari livelli, dai vari stadi di comunicazione anche con le persone. Credo che questa natura un po' nostra di cercare comunque di farcela, perché veniamo da una terra comunque difficile, credo che questo mi abbia dato un po', dato questa carica di comunque andare avanti, di cercare di farcela sempre, e non è stato semplice tutte le volte, anzi, non conoscendo nessuno nel paese in cui poi sono andata a vivere, ho dovuto iniziare praticamente da zero, quindi la cosa bella che mi piace della Finlandia è che si va avanti per meritocrazia e non per conoscenze. Questo, diciamo, lo voglio dire, ecco perché se ci sono dei giovani che hanno le capacità di fare,
Beh, allora secondo me troveranno una terra fertile in quel senso nella Finlandia, perché sono molto apprezzate le capacità personali, insomma, e professionali. Beh sì, loro anche vengono spesso qua in Basilicata e a Matera e piace tanto, piace tanto. E, molto spesso anche nelle festività, quando sono venuti a trascorrerle qua, loro adorano vedere come noi le trascorriamo, quindi questo, il nostro attaccamento anche alla famiglia, che è una famiglia più allargata rispetto alla famiglia finlandese intesa proprio come nucleo familiare di padre, madre, figli. Noi qua lo festeggiamo tutti assieme, e questa è una differenza che ho notato per esempio con la Finlandia. Quindi anche in Finlandia, quando ho trascorso quei pochi Natali che ho trascorso in Finlandia, ho invitato tutta la famiglia anche estesa, e questo è piaciuto molto e sono rimasti molto, molto colpiti. L'Italia piace. L'Italia piace tanto e questo almeno ha giocato a mio favore, però poi ci sono delle cose per cui bisogna anche adattarsi. Molto spesso gli italiani sono considerati un po' ritardatari, noi abbiamo questo modo di dire verso le che non esiste negli altri paesi perché si va ad orario preciso, quindi ho dovuto dimostrare con i fatti che no, non è vero che gli italiani sono sempre ritardatari, sono sempre abbastanza puntuali. Ecco, ci sono delle cose ovviamente che bisogna anche adattarsi nel paese poi in cui insomma si vive. La lingua finlandese è una lingua molto difficile, fa parte di un filone a sé, il filone finno-ungarico, non assomiglia a nessuna delle altre lingue europee. L'inglese per me è una passeggiata, il finlandese è stato molto difficile da imparare. E questa è una cosa che dico sempre anche ai giovani, anche ai miei nipoti: imparate le lingue, soprattutto l'inglese perché comunque viene parlato benissimo anche come seconda lingua o terza lingua in Finlandia. Però è importante, questo è un messaggio ai giovani che rivolgo tutte le volte in cui ne ho l'occasione: imparate le lingue se volete poi fare questa esperienza anche solo temporanea, perché nel mio caso sono rimasta in Finlandia, però anche un'esperienza semplicemente temporanea all'estero è molto formativa, sia dal punto di vista professionale indubbiamente o scolastico se si tratta di scambi con le scuole, ma poi anche proprio dal punto di vista personale perché aiuta molto a crescere.